Qualcuno per favore vuole pensare ai bambini? Fu più o meno così che appena un anno fa lo youtuber Matt What It Is rivelò al mondo una terribile e inaspettata verità. Anche i pedofili usano i social network. Colpo di scena. Ora, nonostante non ci fosse niente di nuovo, la notizia diede vita ad un vero e proprio scandalo che portò i social network a rivedere numerose linee guida e a prendere provvedimenti per proteggere i bambini dai commenti inappropriati. YouTube, ad esempio, eliminò la possibilità di lasciare commenti sotto video che mostravano minori, ma solo dopo che numerose compagnie pubblicitarie ebbero dichiarato di non voler più collaborare con il gigante di Google. Pure coincidenze e nient'altro. Appena un mese dopo il video di Matt What It Is, un'indagine della Società Nazionale per la Prevenzione della Crudeltà sui Minori mise Instagram in cima alle piattaforme social col maggior rischio di adescamento di minori. Alcuni dei minori in questione erano ben al di sotto dei limiti d'età imposti dai social network, tanto che uno dei casi discussi nell'articolo aveva appena 5 anni. È piuttosto allarmante. Certo, ci sarebbe anche da chiedersi come mai, se il limite per registrarsi a questi social network è fissato a 13 anni, ci siano profili di bambini delle elementari, o persino bebè. Lo so, ma non lo vengo a dire a te. Ad ogni modo, questo video è un assaggino di un'indagine che ho effettuato per affrontare la tanto discussa tematica dei pericoli online. Si tratta di un argomento talmente complesso da costringermi a realizzare tantissimi video per ogni singolo aspetto trattato. Per darvi un'idea, una discussione sul caso di Instagram non può riguardare solo i post osceni caricati dai pedofili, ma deve includere anche quelli caricati dai minori. Avete sentito bene. E stento ancora a crederci, dai genitori stessi. Chi trova inquietante questa faccenda? Prima di proseguire però, è importante che sappiate che i contenuti che vi mostrerò potrebbero non essere facili da digerire. Inoltre, per evitare che qualche si metta a fare il vigilante disinformato online alla ricerca di questi utenti, ho nascosto i nomi dei profili mostrati. E per proteggere la privacy dei minori, anche quando sono loro stessi a caricare determinate immagini pubblicamente, ho coperto i loro volti e tutti i dati sensibili, incluse le marche dei vestiti ed eventuali riferimenti geografici, per evitare problemi con l'ipocrita piattaforma di YouTube. Ci siamo! Il caos e la distruzione totale stanno per iniziare! Oggi faremo una breve introduzione sul lato oscuro di Instagram. Essendo un social network basato sulle immagini e sulle interazioni via likes, commenti e messaggi, è ovviamente più esposta a occhi indiscreti. Ma niente paura, perché è anche una delle piattaforme più severe che ci siano, tanto da aver recentemente eliminato le seguenti foto per violazione delle standard della community. Foto di atleti che pregano in campo, foto di una donna in bikini, foto di un bambino con la sindrome di Golden Hair, foto di Jason Derulo in mutande e foto di bambini coi capelli lunghi, rimosse perché scambiati per bambine senza maglietta, tanto da far lanciare hashtag qua e là. Insomma, Instagram non si infama, o almeno così credevo. Ti va un esperimento? Foto numero 1. Ragazzino fotografato di nascosto e a sua insaputa in uno spogliatoio, ancora intento ad asciugarsi dopo la doccia. La foto è stata pubblicata pochi giorni fa su un profilo che contiene soltanto foto di bambini seminudi. Il profilo è pubblico, è seguito da quasi 1500 persone e le foto hanno centinaia di like. Nei commenti vengono richiesti link per scambiare altre foto. Tuttavia, nessuna delle immagini segnalate è stata rimossa, neanche quella in cui uno dei bambini ha le mani nelle mutande del bambino accanto a lui. Ma forse a Instagram serve qualcosa di più esplicito. Foto numero 2. Due ragazzini fanno la lotta in mutande. Può sembrare una foto innocente, ma dovete capire che in un altro contesto quella foto appare più o meno così. Il profilo ha quasi 3000 followers e fra le 200 foto ci sono anche scatti rubati in spiaggia, scatti rubati durante eventi sportivi, foto di modelli in costume da bagno o intimo per bambini, foto di una vera e propria pedopornostar, avete capito bene, e persino una foto scattata di nascosto ad un bambino addormentato in una cuccetta di un treno. Nonostante il profilo sia stato notato da utenti che hanno addirittura taggato l'FBI, nessuna delle segnalazioni ha portato alla rimozione di quei contenuti. Ma forse a Instagram serve qualcosa di più esplicito. Foto numero 3. Bambino sdraiato nudo su una spiaggia mentre fissa i propri genitali. Il profilo è relativamente nuovo, contiene diverse foto di nudo e nelle storie si offre di inviare le stesse foto prive di censura, visto che sono molto gettonate nei commenti, anche fatti da italiani. Foto rimosse dopo la segnalazione? 0. Ma forse a Instagram serve qualcosa di più esplicito. Foto numero 4. Altro bambino nudo, stavolta tutto il corpo è visibile. Il profilo contiene una settantina di foto dello stesso bambino, probabilmente rubate da qualche blog familiare o piattaforma cloud. In alcune di queste foto il bambino è completamente nudo e i genitali sono nascosti da un emoji. I commenti pullulano di richieste per vedere le foto non censurate. Anche un quindicenne, profilo autentico, avanza queste richieste nei commenti. Nessuna foto è stata rimossa in seguito alle mie segnalazioni. Ma forse a Instagram serve qualcosa di più esplicito. Foto numero 5. Non vi mostrerò l'ultima foto, perché mostra un bambino asiatico nudo con evidenti tracce di sul corpo e sul viso. Il profilo contiene altre foto simili, tutte apparentemente tratte da video. Anche in questo caso Instagram ritiene che le foto non violino gli standard della piattaforma. No.
quello che vi ho mostrato è la punta dell'iceberg, ma è sufficiente per darvi un quadro della situazione. La cosa assurda è che alcune di queste segnalazioni hanno ricevuto risposta negativa in meno di un minuto, compresa quella del bambino coperto di In compenso, non dimentichiamocelo, sono state rimosse immagini come questa. Non è una follia! Ah, sì? Ovviamente lo stesso problema vale per le bambine, per i neonati, per i bambini grassi come per quelli magri. Si tratta di una realtà che è terribilmente complessa e talmente stereotipata dai mass media che è davvero difficile offrirvi un quadro completo senza offendere qualcuno. Sono traumatizzato, Fra. Sto twittando su di te, Fra. E ora sei nel mirino, Fra. Perché è certo che le foto di minori sui social network non sono minimamente al sicuro, in nessun caso. E che il problema è da analizzare da diversi punti di vista. Comunque, se avete domande, scrivetele nei commenti e cercherò di rispondervi come meglio posso. Non dimenticate di condividere il video e di iscrivervi al canale per non perdervi futuri video su questa e altre tematiche spinose. Un abbraccio, Adam.